Ragazzi, bentornati sul mio canale. Eccolo, finalmente è venuto il momento di presentarvi il mio marsupio vitaminizzato. C'è un po' di roba attaccata. Andiamo a vederli insieme in questo video, via! Allora ragazzi, cominciamo subito con lui. Lui è un, non so se si vede la marca, vabbè, è un marsupio della Ion. È un 3 litri, però la cosa bella di questo marsupio qui è che qua sotto si può aprire così e possiamo tirare fuori delle corde che si possono andare ad agganciare qui davanti. Quindi se abbiamo una tuta da pioggia anche arrotolata o qualcos'altro, si può tirare fuori, si può mettere attaccata lì sotto con le sue funi, e quindi questo è comodissimo. In più però gli ho fatto alcune aggiunte, perché comunque, parliamoci chiaro, lo zaino è una cosa che mi disturba parecchio, ce l'ho, però nei miei giri classici di 3 ore non lo porto mai con me, quindi ho cercato di attrezzare questo marsupio il più possibile in maniera tale da riuscire a venire sempre a casa in caso di guasto. Adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro. Allora, cominciamo da questa taschina. In questa taschina ci ho messo i guanti da lavoro, sì, perché almeno non sporchiamo i nostri guanti. Eccoci qua, dove sono i guanti da lavoro? Sono qua, eccoli. E poi ho anche dei guanti in lattice che sono sempre comodi anche nel caso di quando fa molto freddo, perché no, ce li mettiamo sotto ai guanti invernali, o se abbiamo solo i guanti estivi ma abbiamo freddo ce li mettiamo sotto, fanno il loro lavoro, tisano la mano, va bene, per salvarsi dal freddo va sempre bene. E poi vabbè, ho una mascherina perché non si sa mai. Altra taschina, quella dall'altra parte, fa fatica ad aprirlo con una mano sola. Comunque ci sono dei fazzoletti, perché comunque i fazzoletti ci vuole sempre, e un coltellino fa sempre comodo, non si sa mai, se hai bisogno di attagliare qualcosa è meglio sempre averlo dietro, in caso di pericolo io me lo porto sempre dietro, quindi tanto è piccolino, non ingombra. E poi, sempre per stare sul sicuro, un accendino. Non sono un fumatore, serve solo che nel caso, non so, succede qualcosa, dovete accendere un fuoco, ce l'avete dietro. Quindi questo occupa poco spazio, l'altra taschina, queste 3 cose. Andiamo a aprire la tasca, questa qua davanti, anzi questa qua davanti prima. Allora, questa qua davanti ha due cose. Questa che ormai l'ho magari presentata anche durante il Black Friday. Aspettate un attimo. Ecco. È una mini pinza. Comodissima, c'è qualche tools, ma soprattutto la pinza è sempre meglio averla, piccolina, occupa poco spazio, questo secondo me è molto importante. E poi dopo c'ho un altro coltellino, ma che non taglia molto, che comunque c'ha anche il cavatappi nel caso sai dovete festeggiare. E poi la cosa importante secondo me è che c'ha un fischietto, caduta, cadete dentro un dirupo che altro, per richiamare l'attenzione il fischietto è sempre molto importante. Adesso passiamo alla tasca più grande, vediamo se riesco ad aprirlo. Allora, in pole position, vabbè, in pole position qua dentro cosa c'è? Ecco, il mio telefono sempre con me e sempre carico soprattutto. Antivento della Decathlon, comodissimo, piccolissimo e quindi immancabile, viene sempre con me, anche perché con tutti del genere comunque metti caso che sentite freddo, ve lo mettete sopra e vi isolate completamente anche dal vento, benché abbiate questa, quindi vi isolate ancora di più. E io mi trovo da Dio ad averlo sempre dietro con me, sempre. Poi una tripla chiave a brugola, fa sempre comodo. E poi ho organizzato il mio marsupio qua in sacchetti. Il primo che è questo, adesso ve lo faccio vedere con calma.
Questo magari qualcuno di voi mi sgrida, ma per me è comodissimo. Allora, perché proviamo a far così. Esatto. Allora, ve lo apro, che ve lo faccio vedere. Allora, qui dentro c'ho un multitool semplice, però c'ha le torce, c'ha le chiavi cacciavite, c'ha le brugole, e questo di qualità soprattutto di qualità Crank Brother. Nell'altra tasca una mini pinza per aprire la catena, sì, perché non si sa mai, se avete bisogno di aprirla ci avete la pinza. Dovete, non so, vi si rompe il forcellino, dovete tirare via la catena. Sì, è fattibile anche in altri metodi, ma quello lì è talmente piccola, talmente comoda che tic, si sgancia e siamo perfetti. E poi, che qua è stata una scelta mia, mi sono fatto il mini smaglia catene. Perché non l'ho integrato? Non l'ho comprato integrato nel multitool. Non l'ho comprato integrato nel multitool perché, soprattutto d'inverno, con le mani ghiacciate, tutto quanto, io volevo una cosa comoda. E quindi questo qua è comunque piccolo, ci sta lì dentro, me lo porto dietro sempre. Se succede che devi aprire la catena, tirare via una maglia, oppure si rompe la catena, insomma, qualche lavoro, questo qua è perfetto e non occupa tanto. E in più qui dentro mi porto sempre dietro un pezzo di catena, e secondo me ci vuole, non si sa mai, sempre il solito discorso. La cosa comoda di questa è che nel caso dobbiate mettere dell'altra roba dentro al vostro marsupio, questo qua lo potete sempre attaccare al telaio della vostra bicicletta, fatto apposta. Quindi secondo me intelligente. Poi dopo tiro fuori quell'altro, perché questo qua invece dove ci sono le piccole cose che sono veramente fondamentali. E dunque faccio vedere da qua. Allora, qui dentro abbiamo la mini pompa con il nastro isolante, che non deve mai mancare, mi raccomando, mi raccomando. Poi ho tre cacciagomme, levagomme, che è sempre meglio averne uno in più, solitamente con due si fa tutto, delle maglie per congiungere la catena, falsa maglia, un tiraraggi, perché non si sa mai che il tiraraggi potrebbe servirvi, soprattutto se se ne rompe uno, delle toppe di plastica, nel caso si taglia il copertone, questa qua la mettete fra il copertone e la camera d'aria, vi consente di tornare a casa, nel senso che la camera d'aria così non spancia al di fuori del copertone. Poi cosa abbiamo qui? Qui ho delle valvoline, non si sa mai se si otturano col lattice, e poi questo qua che è importantissimo, il forcellino, ragazzi. Se avete una bicicletta col classico forcellino, questo qua è fondamentale. Prendete il forcellino della vostra bicicletta sempre con voi, perché tanto mi è già capitato che ha salutato il mio. E questo è quanto in questa mini borsa, comodissima anche questa. Dunque, di altro abbiamo anche questo sacchettino qui. Questo è un classico, fil di ferro e fascette di plastica, cioè questo è un must, ci vuole sempre questa roba qui con voi. Ho delle toppe adesive per riparare le camere d'aria, magari sei in giro con qualcuno, a qualcuno serve, perché no? A me piace anche pensare un po' anche agli altri, non penso solo a me stesso. E con questo direi che sì, la tasca grande, c'è il kit, ecco, kit, questo qua è importante, sai, che sia un giro corto, cerotti, bende, una pinzetta per le spine, insomma ci vuole sempre. Poi dopo, ecco, questa qua è una fune, ragazzi, sì, è una corda piatta ma è molto resistente, serve se qualcuno ha bisogno di un traino. In questo qua piccolo ma tiene tantissimo, andate da tutte le parti che volete. Poi direi che sì, la tasca è grande,
stavolta è veramente finita. Adesso passiamo alle altre due, che voi direte, ma cosa te ne fai di quelle due lì? Una e una due. Allora, provo a farvi vedere cosa c'è qua. Qui c'è questo. Allora, praticamente con me viene sempre un riparagomme di quelli gonfia ripara. Perché? Perché comunque non si sa mai. Riparate la vostra gomma e magari vi si fuora la gomma davanti, almeno avete qualcos'altro per provare a riparare. Viene qualcuno con voi, magari ha bisogno appunto di un gonfia ripara, glielo potete passare. Non avete magari la taglia della camera d'aria per quella bici, tipo io che vado fuori con mio figlio, non mi porto dietro la camera d'aria anche per mio figlio che è piccolino, mi porto magari un gonfia ripara e ci provo a venire a casa. Una bomboletta di CO2 mi porto sempre dietro, perché comunque è veloce se dobbiamo gonfiare una gomma, e quindi questo qua io ho un kit sempre a sé. Questa qua è una bottiglia con un po' di lattice dentro, se magari serve dare un'aggiunta ce l'abbiamo. E invece quell'altra, che secondo me è quella che è la più importante, perché io ho sempre con me un power bank con i suoi cavi e magari anche la presa da attaccare alla corrente. Sì, perché non si sa mai, ho notato che magari ti si scarica il GPS, il navigatore, scusate, oppure siete fuori, capita l'intoppo, il cellulare è quasi scarico. Insomma, un power bank ci vuole sempre. Se magari andate in rifugio avete sempre maniera di caricare entrambi. Se avete delle luci che magari se ne scarica una, potete sempre attaccare il vostro power bank per caricarla. E quindi secondo me quello lì, anche se faccio un giro di 3 ore, potrebbe diventare di 5 in caso di un grosso problema. Magari cala il buio, magari si scarica le cose. Per me ci vuole. Quindi ragazzi, marsupio fondamentale. Potete scegliere le taglie, stanno facendo sempre più marsupi di litraggi maggiori, ho visto dei 5 e dei 7, secondo me sono abbastanza comodi averli grandi, spaziosi. Il 3 vi ho detto mi è molto stretto, anche perché comunque contate che oltre a lui io ho sempre la sacchettina qua sotto alla sella dove c'è comunque una camera d'aria e un kit di pastiglie, loro ci sono sempre con me. Quindi questo qua è tutto quello che ho in, diciamo, 3 litri di base più queste 2 borsine. Voi fatemi sapere sotto nei commenti che cosa vi portate dietro nei vostri giri, magari in più alle cose che vi porto io. Commentate pure se non condividete certe cose che mi porto dietro. Io penso che ho vissuto solo un'esperienza dove sono uscito senza niente perché pensavo di non fare nessun giro, ma alla fine il classico giretto mi sono andato a fare e ho forato, e per fortuna ho trovato una persona molto molto gentile che mi ha dato una camera d'aria e quindi mi ha salvato. Ragazzi, quindi non lesinate, comprate quello che vi serve assolutamente per cercare di tornare sempre a casa. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! E se ti iscriverai, tu felice mi farai.